Ciao e bentornato. In questa lezione vediamo come si usa la tastiera per inserire in modo efficiente dati e formule e per revisionarli. Ok, partiamo da qui, proprio dalla cella dove c'è scritto qui, e andiamo a inserire qualcosa, tipo la cella non è nient'altro che un contenitore di informazioni, in questo caso una semplice stringa. Per i numeri stessa cosa. Andiamo a vedere come si può revisionare questa stringa. Basta semplicemente premere F2. Premiamo F2, ecco, come vedi siamo andati in modalità inserimento. Siamo sulla stringa, è comparso un cursore in fondo a destra della stringa, ma la stessa cosa per qualunque contenuto ci sia nella cella, e noi possiamo scorrere attraverso la stringa semplicemente con i tasti freccia destra, sinistra, destra, sinistra. Per andare velocemente possiamo andare per esempio all'inizio della stringa premendo inizio e alla fine della stringa premendo fine. Perfetto, ma se vogliamo spostarci invece di parola in parola, premiamo CTRL più sinistra, CTRL più destra, CTRL più sinistra, perfetto, CTRL più destra. Se vogliamo selezionare una parola o un termine, premiamo CTRL SHIFT sinistra. Quindi con F2 entriamo in modalità inserimento, il cursore in fondo a destra e possiamo revisionare il testo. Abbiamo visto come ci si muove, inizio, fine, abbiamo visto CTRL più sinistra, CTRL più destra. Se voglio andare a capo, perfetto, CTRL più sinistra 2 volte, poi premo Alt e invio. Con Alt invio l'invio non verrà dato alla cella ma verrà dato dentro la cella. Se invece premo invio un'altra volta, e come vedi la cella si è adattata e io vedo il testo, la stringa in questione, su 2 righe ma all'interno della cella. Però nella barra delle formule io ora vedo soltanto una delle 2 righe della cella, e se voglio vederle entrambe, premendo CTRL maiuscolo più, io amplio la barra delle formule, ripremendola la riduco e la riporto alla larghezza, alla meglio all'altezza predefinita. Andiamo a inserire una formula. Come si inserisce una formula? Con un uguale, si inizia con un uguale. Le formule sono composte da numeri, da operatori, per esempio più, meno, per, ma non solo, sono composte da riferimenti a celle. Invece di andare a inserire il numero, andiamo a inserire il riferimento della cella in cui questo numero è contenuto. Ma non solo, i riferimenti possono essere anche più complessi, per esempio posso inserire dei veri e propri nomi. Excel permette di assegnare un nome a una cella o a un intervallo di celle, e questo può essere utilizzato nelle formule sostanzialmente, ma non solo. Non ci dimentichiamo forse i re o le regine di quelle che sono le formule, cioè le funzioni. Cosa sono le funzioni? Le funzioni sono degli strumenti evoluti che elaborano i dati in modo complesso ma semplice da scrivere. Per esempio una funzione è la somma. La somma è molto semplice, in realtà è un numero più un altro e via dicendo. La somma non fa nient'altro che prendere un intervallo di celle che contengono i nostri numeri e non fa nient'altro che sommarli. Iniziamo a scrivere per esempio una formula, o meglio una funzione, facciamo la nostra somma. Iniziamo a scrivere SO e come vedi la prima cosa che succede è che Excel ci presenta un menu tendina e una piccola finestra. Il menu tendina ci mostra un elenco di cosa? Sostanzialmente di funzioni e di nomi. Ciò che abbiamo nominato può essere inserito anche direttamente selezionandolo dal di qui, perché questo menu è in realtà scorribile, quindi ci facilita. Se noi volessimo per esempio inserire somma più se, dovremmo andare su somma più se, vedremo l'help a fianco, perché questa finestra è un help, somma le celle specificate eccetera eccetera, che descrive quello che fa la funzione. Per selezionarla e inserire nella cella non facciamo nient'altro che premere tab. Perfetto, quindi abbiamo utilizzato il menu e abbiamo anche risparmiato tempo. Come vedi, contemporaneamente, oltre a scrivere nella cella quello che è la funzione, aprire la parentesi in attesa dell'inserimento dei parametri della funzione, ecco, ci mostra un help, l'help di quella funzione. Ci dà un aiuto, ci ricorda quello che le funzioni richiedono. Per esempio, noi andiamo a sommare i numeri della tabella qui a fianco. Come facciamo? Possiamo inserire direttamente, per esempio, questi numeri. H7, H9, H7, 2 punti, H9... Perfetto, e come vedi premendo punto e virgola passiamo al secondo parametro e l'help ci ha seguito. Come vedi ha evidenziato in grassetto il secondo parametro. Un altro modo però invece di andare a scriverlo manualmente è quello di andarlo a cercare con il cursore. Utilizziamo i tasti freccia per spostarci su quelle che sono le celle che vogliamo inserire. Io per esempio voglio inserire G7, G9, perfetto, l'ho inserita premendo punto e virgola. Come vedi l'help ci ha seguito ancora. E quale parametro vogliamo mettere? Per esempio che il valore sia uguale a 1, poi chiudo parentesi e premo invio. Il risultato è che essendoci solo 3 numeri ci mostrerà chiaramente il numero della cella H7, ok? Ma potremo anche andare a modificare questo parametro. Dico per esempio le celle che sono maggiori di 1 in questo modo. La notazione è particolare ma non ne parleremo qui, ok? Premo invio e come vedi mi presento 14,71 che è data dalla somma di questi due valori qui. Perfetto. In realtà ci sono altri strumenti che ci aiutano a inserire le formule e le funzioni
funzioni, soprattutto le funzioni, e il primo strumento è il classico inserisci funzioni. Sostanzialmente se noi premiamo maiuscolo più F3, come vedi si apre la finestra di dialogo inserisci funzione. È un vecchio strumento che viene utilizzato probabilmente attraverso il mouse, dove noi possiamo andare a cercare le funzioni, per esempio inserendo delle stringhe. Come vedi è comparso un elenco di tutte le funzioni che contengono somma, ma possiamo andare a filtrare per categoria e poi scorrere e scegliere la nostra funzione, andare a vedere l'help, andare a vedere la sintassi della funzione, quali parametri richiedono, eccetera eccetera. Poi dopo aver scelto la funzione che più ci interessa, per esempio somma più se, dare un semplice invio. Ma questo non si limita a scrivere la funzione, ma apre argomenti funzione, che è la seconda finestra complementare alla prima, che sostanzialmente ci permette di inserire in modo guidato quelli che sono i parametri. Ok? Come vedi sono indicati i parametri, c'è un help relativo al singolo parametro, o possiamo scrivere direttamente, ad esempio H7, H9, premo tab per scendere giù in basso, oppure cliccare su questo pulsante per andare a selezionarla direttamente sulla cella, benissimo. Inserisco semplicemente maggiore di 1, non come avevo scritto la prima volta, perfetto. Come vedi lui ha messo fra virgolette il parametro. Questo perché? Perché è necessario, essendo il maggiore non un numero avrebbe dato un errore. Come vedi è differente dal precedente, dove io ho utilizzato le commerciale come operatore di concatenamento per concatenare il maggiore e l'1, per mostrarti che si può fare in entrambi i modi. Come si revisiona una formula della funzione? Come sempre si preme F2, modalità inserimento, il cursore è sempre in fondo a destra. Non solo, in realtà come vedi sono state evidenziate quelle che sono le celle che sono inserite come riferimento dentro la formula della funzione. Ok, quindi H7, H9, G7, G9. Come si corre lungo la formula? Semplicemente con i tasti che abbiamo già visto, quindi i tasti freccia in questo modo. Come vedi l'help ricompare e ci segue nei nostri movimenti, ma possiamo utilizzare inizio e fine. Non solo, possiamo utilizzare CTRL sinistra e CTRL destra per saltare ai vari elementi, ok? Per poter andare per esempio a scrivere qualcosa come questo. Ho revisionato la formula per poi premere invio, ecco, e ho ottenuto il mio risultato. Nella revisione ci possono essere utili gli strumenti classici visti finora, visti in precedenza. Se siamo per esempio su una cella con una formula e premiamo maiuscolo più F3, si aprirà in automatico la finestra argomenti funzione che ci mostrerà i parametri separati e distinti in modo chiaro, che ci darà la possibilità appunto di modificarli, di vedere la guida, eccetera eccetera. Ultimi due suggerimenti. Allora, il primo è: se stiamo scrivendo e vogliamo vedere che valore assume la formula, la funzione che abbiamo scritto, perfetto, come facciamo? Ebbene, F9. Con F9 trasformiamo la formula nel numero. Attenzione però che così facendo l'abbiamo trasformata realmente, quindi premiamo ESC per tornare indietro. Ok? Un'altra cosa utile è andare a vedere direttamente quali sono le celle nella pagina che contengono formule e funzioni. Come si fa? CTRL maiuscolo più 8, come vedi viene espanso, non soltanto i numeri vengono espressi con tutti i decimali, ma quello che interessa di più è che le formule vengono espresse, fra virgolette, evidenziate con come sono, quindi scompare il risultato per mostrare la formula. Premendo ulteriormente si ritorna allo stato precedente. Direi che questa lezione è terminata, io ti aspetto alla prossima, che invece è dedicata alle sequenze di tasti per la gestione delle funzioni di base di Excel.